Dio. Oh mio Dio. Deve essere qui per forza. Gertruda! Riesci a sentirmi, Gertruda? Gertruda! Oh, Signore del mattino, assistimi! Gertruda! So che sei qui! Da questa parte. Che razza di posto assurdo è questo? Questo posto è inquietante. Santo cielo. È una chiesa del Signore del Mattino. Wow. Ok, devo solo trovarla. Sarà qui da qualche parte. Ok. Forse da questa parte. Cos'è quella cosa? Mio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Apriti! Oh mio Dio! Andiamo! Cazzo! Il cancello si chiude! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Dai! Ma ce l'ho fatta! Questo posto è maledetto! Ehi! C'è qualcuno! Ok. Oh no! È andato! Ok, c'è la porta qua. Forza! Apriti, maledizione! Gertruda, ti prego, mi senti? Oh mio Dio! No! Devo andarmene subito da qui! Dove? Ok, da questa parte. Oh, no! Questa è la fine!
sentite un'aria gelida intorno a voi. Non vi sentite in pericolo, però c'è una sensazione di inquietudine che vi prende il cuore, in particolare nel guardare quel corpo maledetto che sta fissando costantemente Irina, come se ne fosse attratta, quasi come se volesse beccarla, mangiarla, ma rimane fermo lì appollaiato sulla carrozza. Ismark, che è lì insieme a voi e insieme a Irina, se ne accorge. È una follia, sappiatelo. Se solo fossi un po' più forte ve lo impedirei con la mia lama. Preferirei vedervi morti piuttosto che vedervi uccidervi da Strahd. Ormai mi siete cari, in un modo o nell'altro. Ed è per lo stesso motivo che noi stiamo andando al castello. Uno, perché non credo che abbiamo alternative, perché ci ha dimostrato più e più volte che, diciamo, non si fa ciò che non vuole lui, fondamentalmente. Quindi in questo modo sicuramente voi sarete un po' più al sicuro e terrei d'occhio i corvi, soprattutto, anche perché non sto capendo se è quello, e lo indico con la punta della mia nuova ascia, la Mighty Slayer. Se quello è proprio lui che ci sta suggerendo di portare Irina con noi, o è semplicemente un corvo un po' più attratto. Tu adesso vai però e smettila di stare in pensiero per noi, che non si dica che un drow sta a cuore ad un altro essere inferiore. Non ti preoccupare, vai. Siete davvero testardi. Coraggio, Ismark. Abbiamo ancora 2 ore di cammino. Sarà dura, ma ce la faremo. Ciao Irina. Allora io vi si ferma, si interrompe, guarda dritto dietro di voi sulla carrozza. All'improvviso è apparso un individuo enorme, statuario, in armatura, un'armatura a scaglie, grezza, logora. Si vede l'argento grezzo di questa armatura vecchia di anni, forse di secoli. Lucinda, mi fai un tiro salvezza su saggezza. Mamma mia. Critico 20. Non è un critico, però è un 20 naturale. L'inquietudine continua a permeare il tuo cuore, però in qualche modo non hai paura, non sei terrorizzata, riesci comunque ad avere padronanza del tuo corpo. Feredir, mi fai un tiro salvezza su saggezza. Ok, stessa cosa Feredir. Non sei spaventato, o meglio sei inquieto. Anche tu vedi questa figura, la vedete tutti, è apparsa come se fosse sempre stata già lì a guardarvi. Rust, tiro salvezza su saggezza. No. 7. Amon, tiro salvezza su saggezza. E Krastos, tiro salvezza su saggezza. Non sciogli lingue in realtà. Rust, senti di essere attratto dalla carrozza. Inizi a camminare verso di essa e quando sei a poco meno di neanche 1 metro di distanza, la mano artigliata, ferrea di questa, chiamiamolo, di questo cocchiere oscuro si allunga verso di te in modo mellifluo e va a prendere la tua spalla. Ti solleva come se pesassi neanche 1 grammo e ti sollevi a una spanna dal suolo e vieni trascinato all'interno della carrozza.
Dentro Istintivamente corro dietro a Rust. entri nella carrozza. Sì. Dentro la carrozza è un tripudio di ghirigori dorati e tessuto rosso. È molto spaziosa. Eppure, alla vostra vista, sembra quasi che si stia ridimensionando. Oh, oh. Rimpicciolendosi o ingrandendosi? Non lo sai. Rust, tutto bene là dentro? Rust, che succede? Ismark sfodera la spada. Ve l'avevo detto di non salire lì dentro. Aspetta, Isma, calma. È tutto ok? Non rispondo assolutamente alle loro domande. Lucinda, tutto a posto? Vedete combinato così e urla ai ragazzi fuori dalla carrozza che no, ok, qualcosa non sta funzionando. Qua il guerriero sta tremando dalla paura, ragazzi. Non è. Sì, non ma è voi, normale. ma voi dentro siete al sicuro? Non lo so, non l'ho mai visto così. Ma C'è qualcosa. c'è un E urlo. pericolo c'è un pericolo per voi diretto in questo Se no momento? cerchiamo di Non lo, tirarvi fuori. non lo sto percependo. Se c'è, non lo sto percependo. Ok, Non c'è. Ismark, non c'è niente di cui preoccuparti. Tu occupati di tua sorella. A Rust ci pensiamo noi. Vai. D'accordo. Ed Come vuoi tu. entro dentro la carrozza e mi avvicino e con la mia capacità bardica di incudere di farmi ascoltare, cerco di tranquillizzarlo. Mi avvicino, gli accarezzo la testolina, provo a dire delle parole dolci per quanto un drow riesca a essere dolce. Non sortiscono alcun effetto, Lo minimamente. immagino. Tutum. Siete tutti dentro. Vi accorgete che la carrozza ha le dimensioni esatte, precise, millimetriche per farvi stare comodi, tutti quanti. Eppure Amon, ricordi bene che fosse più grande quando l'hai vista all'inizio. L'interno, intendo. Sembra Vedete proprio strana, Duck. la carrozza che improvvisamente inizia a muoversi. I cavalli muovono i loro zoccoli, sentite il nitrire dei cavalli e poi scatta verso avanti. Dietro di voi le voci di Ismark e Irina si ovattano mentre vi chiamano. L'unica cosa che sentite è lo stormo dei corvi perenne sopra le vostre teste. Ci seguono, Duck, sempre. Percorrete una strada in salita e questa strada si fa ripida. Ve ne accorgete perché la carrozza sta pendendo molto rispetto a quando siete entrati. Davanti a voi, intorno a voi, le tende sono coperte da questi tessuti rossi. Venite sballottati un po' a destra, un po' a sinistra, come se le ruote della carrozza stessero schiacciando dei ciottoli, ma non riuscite a vedere l'esterno. Io sento il rumore di ciottoli che vengono calpestati dai cavalli. Apro, scosto poco la tenda, cercando soprattutto di non essere visto dai corpi. Scosti la tenda e quello che vedi è una strada immersa tra gli alberi, nella foresta buia. L'unica cosa di cui ti accorgi e che noti familiare è la presenza costante e continua della nebbia che sta avvolgendo gli alberi. È come se vi seguisse perennemente. Duck, il potere di Strad sembra forte qua. Ma posso... Secondo il Dragonid ci potrebbe essere qualche tipo cassetto segreto all'interno, oppure cerca nella carrozza se ci possono essere indizi, fogli di carta, altre Momento di lettere percezione. o...
Posso fare una domanda extra game? Sì. Perché nell'inventario c'ho un latte d'orso gufo? Perché è il latte che ti ha dato Ismark. Vero. Il latte di orso gufo, secondo il regolamento che io ho rimaneggiato, quindi non è così per D&D, il latte di orso gufo è l'unico latte che non scade neanche dopo un mese. Minchia, ottimo. Ok. Ecco perché lo avevano allora. Poi c'è da capire Basta come che posso... non lo Ed è apre. difficilissimo da trovare, da raccogliere. Io mi sto immaginando Immagino un essere un orso. orso gufo. Esatto. Il corpo di un orso e poi la faccia del gufo. Ok. Ha fatto 16. 16. Corpo di orso grill. Non c'è nulla all'interno della carrozza. Sei sicuro che non ci sono cassetti, non ci sono doppi fondi, non ci sono aperture di nessun tipo. Guardo Krastos Niente, che maneggia in giro per la carrozza e gli dico: ma tu pensi veramente che potrebbe mai mandarci una carrozza e farci trovare qualcosa che non vuole che troviamo? Credo che quest'uomo sia un po' più furbo, no, Krastos? No, magari ci voleva far trovare qualcos'altro più che altro. Duck. No, ero sicuro che è un passaggio questo, ma magari c'era qualcos'altro da trovare. Non lo so. No, ha fatto bene a scrutarlo. Dopo un bel po', diverso tempo, sentite la carrozza rallentare. Ok, quindi appena si ferma in realtà mi alzo da dove che sono rannicchiato e mi metto quasi davanti alla porta pronto ad uscire. Ok. Premente. Nessun altro fa niente, la carrozza si sta quasi per fermare. E scosto con la mano tremolante un po' la tenda per vedere dov'è che siamo arrivati effettivamente. Se c'è qualcosa che riesco a distinguere a parte la nebbia. Davanti a te c'è un'enorme muraglia. Un arco vi separa dall'ingresso del cortile esterno del castello. Ha iniziato a piovere. Sta piovendo talmente forte che riuscite a stento a sentire le vostre voci all'interno della carrozza. Piove tantissimo. I tuoni e i lampi illuminano brevemente quello che è l'ingresso dall'altra parte. E i cancelli sono chiusi. La torre più alta, Rust, la vedi, la riconosci. È da lì che si gettavano gli spiriti dei non morti. E adesso avete il Castel Ravenloft del Conte Strahd a poco meno di 20 metri davanti a voi. Mi fate tutti un tiro salvezza su saggezza. Pensavo di aver fatto io 7. Feredir. Sì, merda sì. Lucinda, Krastos. La presenza del castello, solo l'imponenza del castello vi paralizza. Sapete che oltre quel cancello troverete qualcosa che non avete mai visto prima. Qualcosa che vi metterà in un pericolo in cui non siete mai stati da quando siete nati. Forse era meglio per essere- seguire il consiglio di Ismark e rimanere dove eravate prima. Prego. Duck, per essere un anfitrione, certo che non sa accogliere proprio i suoi ospiti, Duck. Andiamo, suppongo, cioè aspetta il cancello. Che ne Il cancello, pensate, il ragazzi? cancello Ma- si apre. Sentite il cancello in ferro cigolante, arrugginito, che inizia a sollevarsi. Dove Siamo sono sicuri? i corvi? Non ci sono. Non ci sono. Che dite, ragazzi? Prendo l'anello che ho nello zaino e me lo metto in una tasca molto più vicina a me, quasi tentata dal volerlo mettere, ma facendolo vedere ai miei compagni attorno, quello che sto facendo.
Cioè, che il ti Dai, possa terrorismo essere, penso che sì. dubito che ti volermi possa essere nascondere. utile. Scusami, Gilda, cosa hai preso? Non ho sentito. Ho L'anello. preso l'anello dell'invisibilità. So che ti può In dare questo momento, conforto, ma dubito che ti sia in utile. questo momento sei così spaventata e paralizzata che le mani ti tremano, l'anello cade a terra. Impazzisco, mi metto immediatamente giù, prendo la prima torcia, lanterna, quello che riesco a far funzionare, e sicuramente sotto la pioggia divento No, ma voi siete matta ancora e- sulla carrozza, mi cade a terra dentro la Dentro la carrozza. carrozza, siete ancora dentro la carrozza. Mi metto a cercarlo come una pazza in giro per la carrozza, guardo i miei compagni e gli mostro che non parlo, gli dico solo no, gli mostro il dito e inizio a cercare attorno. Riesco a vedere dove è caduto. Riesci a vedere dove è caduto, fai per prenderlo e in quel momento la carrozza riparte. L'anello si sposta. Va ad infrattarsi fra i piedi di Rasto, forse quelli di Krastos, non si capisce bene, e passa oltre il cancello. Davanti a voi c'è un grandissimo ponte di legno. La carrozza fa per passare questo ponte. Prima però aspetta che si abbassi, sentite il cigolio del ponte che si abbassa definitivamente. Non proprio me ne frego dell'anello di insomma di loro che stanno cercando, è tremolante, metto le mani nello zaino. Sono molto spaventato. Forse non saremmo mai dovuti venire qui. Ed esco il crocifisso dallo zaino e lo tengo strettissimo nelle mie mani, nelle mie lunghe mani elfiche. Guardo Feredir e gli dico: ma che cavolo stai facendo, stupido elfo, aiutami a cercare quell'anello. Non posso. Sì, Dai, proprio su, inutile. calmatevi. Dak, prendete quell'anello e usciamo. Ci ha invitati, Dak. Almeno se non lo irritiamo non dovrebbe succedere niente di troppo grave, Dak. Non riesco a prendere. Riesci Con l'aiuto di tutti. con l'aiuto di tutti a prendere l'anello. Grande mio. Meno male. Superato l'arcata di pietra, vedete un cortile immenso. Questo cortile è avvolto dalla nebbia spessa e gelida. Sporadici lampi squarciano le nuvole cariche di pioggia, mentre i tuoni fanno tremare il terreno. Attraverso la pioggia si riesce a intravedere il fuoco delle torce accese ai lati del portone aperto. Una luce calda si riversa dall'ingresso, illuminando il cortile. Sopra il portone d'ingresso troneggia una finestra rotonda con frammenti di vetro rotto incastrati nel telaio di ferro. La carrozza continua ad avanzare. Che fa? Mai visto niente del genere, signori. Mi piace, è una gran bella scelta architettonica, Strad, devo dire. Cioè, di certo è un gran bel benvenuto a casa sua da parte del nostro anfitrione. Ci sono Amici miei, 2 torri 90 all'ingresso che sono palesemente delle torri a difesa dell'entrata principale. Non c'è nessuno sopra le torri. Il cortile è adornato da queste statue, alcune di queste rotte, decadute, alcune decapitate, che circondano un po' qua e un po' là l'ambiente. Tutto intorno a voi è sinistro e tetro. Non c'è una minima parvenza di vita in questo luogo. Una pianta, un fiore, nulla. Dall'altra parte, dalla parte opposta in cui state entrando, quindi all'ingresso del mastio, vedete un omuncolo piccolo, un ometto basso, deforme, le sue proporzioni sono sbagliate, è ingobbito, ha 2 occhi bianchi, grigi, la peluria molto folta ed è sotto la pioggia, con una lanterna in mano.
ed è messo lì come se vi stesse aspettando. È ben vestito, ma i suoi abiti sono palesemente logori. La carrozza si ferma e voi scendete. Quello che vedete è questo ometto che si avvicina zampettante con la lanterna in mano, ha un ghigno in volto, un sorriso, i suoi denti sono marci, un po' sdentato, le mani sono molto grandi, però ha delle belle scarpette pulite, in camoscio, che appena tocca il fango sul terreno si sporcano, ma a lui non importa, vi guarda, vi osserva, è proprio davanti a voi. Da questa parte, benvenuti, da questa parte, e fa per accompagnarvi verso l'interno del mastio. Quello che notate è che quest'uomo, questo ometto, oltre alla forma sproporzionata del suo corpo, fa dei versi che ricordano un po' quelli di un animale, non sapete bene quale. Di qua, di qua. Ragazzi, seguiamo il maggiordomo, altrimenti qua fuori ci bagniamo. Lo seguo subito. E Sì, tu, scendiamo. e tu chi sei? Mentre, diciamo, sempre abbastanza impaurito, inizio ad incamminarmi verso l'ingresso principale. Sono Cyrus. Cyrus. Il mio padrone arriva. Attendete qui. Attendete. Cyrus, prima di andare, quelle altre porte dove portano? A quali indichi? Quella di bronzo a est. Questa... Sì, qui. questa qua, esatto. Quindi quella subito davanti, giusto per non sbagliare. Mhm. Sì. Un grande corridoio e poi la cappella, la chiesa. La E quello? chiesa, sai. Sì. La cappella. Ma per Quale da punto? quanto tempo lavori per il tuo padrone? Tanto A tempo. quale culto appartiene il conte? Culto. E ti Se c'è guarda una chiesa- come stranito. Se c'è una chiesa ci sarà un culto che si prega all'interno di quella chiesa. Tum. 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 Sentite i passi di qualcuno. Cyrus, ti ho già detto di non parlare con i nostri ospiti. Lui, vedete, che china subito il capo, in reverenza, così fa per spostarsi un po' più in qua, anzi in qua, rispetto a dove si trova. E vedete scendere un uomo ben vestito. I suoi abiti sono militareschi, ha i capelli rivolti indietro, il suo volto ha dei lineamenti spigolosi, longilinei, ha due orecchie a punta affilate. Il colore della sua pelle, la carnagione, è scura. Potreste dire che quasi assomiglia ad Amon, ma ha qualcosa di differente, sembra più un elfo, è un mix, come fosse un mix fra entrambe le razze. Di sicuro non è un drow, di sicuro non è un elfo. O non più. Buonasera, Duck. Buonasera. Signora, Li ho portati. grazie per il suo invito. Li ho portati. Sì, lo vedo. Puoi ritirarti, Cyrus. Vedete Io- che Cyrus inizia a zampettare veloce con la lanterna. Vado. Mi giro verso Cyrus e lo ringrazio, gli dico grazie Cyrus di averci condotti qui. Per un attimo Io gli- Cyrus si blocca.
e poi riparte. Io gli faccio un colpo di gomito ad Amon e gli faccio: hai visto? Non è né uno della mia razza né uno della tua razza. Molto Ma strano che- questa cosa. Che non sia della tua razza forse oggi, però qualcosa mi dice che un tempo probabilmente lo fosse della tua razza. Non mi sembra il caso di parlare del nostro ospite davanti a lui, no? Siamo noi gli Ovviamente lo ospiti. faccio a bassa Siamo voce. noi, siamo noi gli ospiti. Come se un vampiro che ti sente a 7 con te di distanza non potesse sentirti, Deck. Ma non penso che abbiamo detto nulla di offensivo. A parte che io sono stupido. Perché non chiedete a lui allora? Lui Aspettando. è fermo, sta aspettando che voi finiate di parlare. Io mi accorgo che mi sta guardando. Non l'avevo vista. Faccio un inchino, salve. I suoi occhi si stringono in due fessure sottilissime e va a fissare ora Feredir, ora Amon, ora Krastos. Su Krastos potrebbe giurare Krastos di vedere sollevarsi una smorfia di sdegno, ma è una percezione, è solo un secondo, perché poi va su Lucinda. Il suo sguardo va a catturare tutti i vostri sguardi, come se cercasse di scrutare un segreto che ancora non carpisce, qualcosa che si nasconde nel tempo. E su Lucinda si sofferma un decimo di secondo in più, come se quella verità non fosse malcelata ai suoi occhi, come se soltanto lui potesse sapere un segreto che ti riguarda. Lo guardo cercando di tenere la stessa intensità e mentre lo guardo mi avvicino a lui e dico ai miei compagni: beh, non avete fame, andiamo a mangiare. E voi vorreste presentarvi al mio maestro conciati in questo modo? Lei chi sarà Beh, allora, Deck? questi sono gli abiti che purtroppo abbiamo con noi, non c'era stato detto che ci saremmo dovuti vestire in un determinato modo, perdonateci. Si mette le mani dietro la schiena, si impettisce. Come ti chiami, scusa, perdonami, Deck? È buona usanza rivolgersi con il voi dinanzi a chi non si conosce. Scusatelo, non è di queste parti, non l'ha fatto per offendere, è che non sapeva, lo perdoni. Potremmo avere l'onore di sapere con chi stiamo parlando. Il mio cortesemente? nome è Radin. Sono il ciambellano del maestro e del conte di questo castello. Fa un lieve Quindi inchino col siete- capo. Domanda, siamo ancora in quello stato di terrore in cui eravamo all'inizio oppure possiamo, diciamo, comportarci normalmente adesso che siamo al caldo, tra virgolette? caldo? Senti la totale inquietudine del momento, ma non sei paralizzato come lo eri prima. Ok. E quindi volete offrirci degli abiti voi o ci presentiamo così come siamo venuti? Ma certamente. Il suo sguardo va a posarsi di nuovo su Krastos, quasi involontariamente. Seguitemi. E vedete che scende le scale, fa per superarvi. Krastos ti supera e nel momento in cui ti supera per te il tempo si ferma per una frazione di secondo, senti una folata gelida accanto a te. Ti supera, raggiunge questa zona dell'ingresso e la supera semplicemente, la Quel oltrepassa. ragazzo è davvero strano, sembra un morto. Ma lo dovevamo seguire, non ho capito. Sì, sì. Sì, sì. Penso di sì. Basta che fa la spavalla. Da questa parte. Qualcuno dovrebbe ogni tanto, al contrario degli eroi che si prendono di paura. La luce in questa stanza viene dalle torce che sfarfallano contro le pareti della sala, contro il soffitto. A est c'è un corridoio ad arco che si estende per 6 metri e termina in una scala a chiocciola. Dall'altra parte
c'è una sala da pranzo bellissima. Avete il tempo di osservarla per un attimo, che Radin svanisce da questa porta. Queste scale sono di passaggio fra la sala da pranzo che avete visto prima e altri piani, uno che va sotto e uno che va sopra. Ovviamente non sapete cosa si cela né sopra né sotto, ma quello che sapete è che da sotto viene un olezzo un po' strano, ristagnante, che non vi piace affatto. E Radin continua e sale le scale. Di qua, prego. Radin vi fa strada, apre chiaramente la porta, oltrepassa la porta e vi dice: da questa parte. Io, vedendo la tavola, la seconda tavola tutta sistemata e imbandita, gli chiedo: ma aspettavate altri ospiti? Beh, che domanda inconsueta. Fa un sorriso. Sì, è così. Ma non affrettiamo i tempi. Al centro della tavola c'è una torta. Una torta che è palesemente quella degli eventi di un matrimonio. E la torta è ammuffita, c'è del verde, della muffa è vecchia, stantia. L'unica cosa che c'è sulla torta è la statuetta della sposa. È chiaramente una torta da matrimonio. C'è un solco vicino alla statuetta della sposa, è probabilmente dove risiedeva lo sposo, che non c'è più. Pende pericolosamente da un lato. Non sapete da quanto tempo sia lì, ma sicuramente molto, molto, molto tempo. Guardo Radin in maniera molto ingenua, ovviamente, ma senza voler spottere. Gli dico: ah, ma avete avuto un grande evento, vedo. C'è stato un matrimonio. È una sposa, no, quella? Non c'è stato alcun evento. Non volevo dire falsità, ma questa mi risulta essere una torta di nozze. Non Quella torta di convincente? nozze ha 4 secoli, milady. Beh, si conserva piuttosto bene. E incalzo io: chi era la sposa? Si impettisce da questa parte e prende la porta alle sue spalle. C'è un fuoco ardente nel caminetto che riempie questa stanza con una luce rossa e ambrata un po' tremolante. Le pareti sono rivestite di libri e tomi antichi con copertine di cuoio ben oliate che sono stati utilizzati con estrema attenzione, dato il loro stato di conservazione. Qui tutto è in ordine. Il pavimento in pietra è nascosto sotto un tappeto spesso e lussuoso al centro della stanza. C'è anche un grande tavolo basso, cerato e lucidato, tanto che ci si può specchiare. Anche l'attizzatoio nel supporto accanto al caminetto acceso è ben lucidato. Grandi divani imbottiti sono disposti ordinatamente nella stanza e 2 sedie in legno dipinto di bordeaux con sedute in cuoio imbottite e cuscini per la schiena sono rivolte verso il caminetto, al di sopra del quale è appeso un enorme dipinto in una pesante cornice dorata. La luce del fuoco illumina il ritratto perfettamente riprodotto. La donna raffigurata è identica a Irina. Distinto mi viene da dirlo, mi viene da dire Irina, ma non a voce alta, un po' a voce bassa. Guardo Radin e dico: Irina. No, quella si chiama in un altro modo. Beh, se non è Irina, allora potrebbe essere Tatiana. Rimane in silenzio, allunga la mano e vi fa per farvi accomodare.
vediamo nella stanza che è stata usata da poco, cioè se è proprio a polvere sui mobili o se c'è qualche parte. mi fai un tiro di percezione? Ci invito, sperando di non fare un tiro di merda. Come sei chiamato? L'unica cosa di cui ti rendi conto è che la stanza non è impolverata come la sala da pranzo che avete lasciato prima. Scusami, quel libro davanti, tipo sul tavolo, è un... Sì, è un libro, C'è è effettivamente? un libro che effettivamente è lì, è stato appoggiato lì e non è lì da molto, è chiaramente lì da poco tempo. Posso sfogliarlo? Lo vorrei aprire per vedere il titolo, insomma. Certo, lo sfogli e mi tiri un D12. Sarà qualche maledizione. Sicuro. Hai fatto 3. Sì. È il libro sulla biografia di un re e di una regina dimenticati. Lo sfogli. È molto lungo, scritto con parole molto piccole, le pagine sono strapiene. Solo a sfogliarlo capisci che è un tomo bello pesante da leggere. Vedi qualche parola che ti è familiare, ma il libro è scritto in una lingua che non ti è molto comprensibile, forse per via della scrittura, in realtà. Mi avvicino a Feredir e provo a leggere. Esatto. Mi giro verso Amon e gli dico: ma tu ci capisci qualcosa di questa roba? Ah, gli chiedo, passamela. E gliela passo. Ok. Riesco a leggerlo con le mie capacità o mi rendo conto che ho bisogno di attivare l'incantesimo per leggerlo? Riesci a leggerlo. Ok. Ti ci vuole un po'. Capisci che è un testo unico, è un tomo unico che hai nelle mani. Il valore di questo tomo è inestimabile. Non sapresti dire quanto potrebbe valere. E quello che c'è scritto all'interno riguarda un'antica famiglia di Ravenloft. Il nome della famiglia? I von Zarovich. Appunto. Cominci a leggere. Insomma, ti fai un po' una brevissima cultura, vedi quello che c'è scritto, capisci un po' quello che riguarda il dominio di un certo Rebarov e la moglie Ravenonia, con i 2 figli Sergei e Strad. Mi auguro sia una lettura interessante. Alquanto, tutto quello che non conosco e che trovo nuovo è interessante. Potrebbe anche raccontarci lei la storia del suo padrone. Siamo curiosi di sapere chi ci ha invitati, chi ci ha portati in questa terra. Il mio maestro sarà lieto di rispondere alle vostre domande quanto prima, anche perché non sarà l'unico ospite della serata, ce ne saranno altri. Ed è per questo che vi invito ad affrettarvi a lavarvi Cambiare. e cambiare. Va bene. La notte è ancora giovane. Il mio maestro vi attende presto e con ansia. Sebbene siate ospiti e possiate considerare Castel Ravenloft casa vostra, mi preme sottolineare in modo assolutamente decisivo e imperativo quanto sia fondamentale che tutti voi rimaniate nelle stanze in cui verrete condotti durante la vostra permanenza qui. Differentemente, non potrò garantire la vostra incolumità o peggio, l'eventuale presenza alla cena di questa notte con il conte e alla serata del ballo in maschera. Ah, quindi c'è un ballo in maschera. Mi scuso, lo guardo e gli dico, quindi devo presupporre che una volta cambiati lasceremo e
guardo i miei compagni e presumo che l'ascia di Rust sia abbastanza visibile. Indico le loro armi e faccio intendere i nostri... Assolutamente corretto. Per quanto il Galateo richiederebbe che ciascuno di voi portasse un fioretto o un'arma al vostro fianco, qui per voi è assolutamente negato. Dovrete essere disarmati. Potrete lasciare le vostre armi ovunque all'interno delle sale di questo castello in cui verrete condotti, ma non dinanzi alla presenza del maestro. E del Posso maestro? non separarmi dal mio scudo? Assolutamente un'arma. no. E sarà il Ma mai- suddetto maestro che garantirà che ritroveremo le nostre armi esattamente dove le abbiamo posate, giusto? Sì. Piuttosto, per quale motivo c'è questa così tanta attenzione riguardo il portare le armi? Ha per caso paura di qualcuno, il tuo maestro? Teme qualcuno? No. Elfo. Non potrebbe temere nessuno. Quale idiozia passa al vaglio della tua mente? Sei forse cieco? Non sai Torna dove ti subito. trovi? Non sai chi è lui? È sicuramente un Rabin. uomo molto ricco. Dov'è il bagno? Da questa parte. Indica Grazie. la sala di qua. Ah, vi conviene bussare. Tum. Bussi Toc, toc. e senti una voce Toc, dall'altra toc. parte. Avanti, prego Radin, puoi entrare? Stranito. E io mi giro a guardare Radin per dire allora posso entrare? Fa un cenno col capo. All'interno della stanza vedi questo letto ben decorato. Ci sono dei dolci odori che si diffondono all'interno di questa stanza soffusamente illuminata. C'è una grande finestra d'arco sulla parete ovest ed è coperta da pesanti tende rosse. Ci sono alte candele bianche che producono una luce intensa. La tastiera di un grande letto drappeggiato con tende di seta si trova addossata contro la parete e su di essa è incisa con grande maestria la lettera Z. Sotto le lenzuola, anzi sulle coperte, c'è una giovane donna che sta leggendo un libro. Una delle sue graziose pantofole è caduta ai piedi del letto e quando vi vede fa per raccoglierla. Ma salve! Non mi aspettavo ospiti. Fa per raccogliere la pantofola che aveva perso, come quasi che si vergognasse del momento di imbarazzo. Radin, subito dopo, dietro di voi, vi oltrepassa. Dice: Madame Gertruda, vi presento gli ospiti del conte. Oh, Al sentire il nome si smuove tipo il dragonide, alza il mento, alza le orecchie. ma prego, se l'avessi saputo mi sarei agghindata meglio, ovviamente. Radin, che figure mi fai fare? Vi chiedo perdono, madame. Credevo che foste in un'altra ala del castello. La vostra lettura vi è gradita? Ma certo, la storia di questo posto è fantastica, superba, come mi aspettavo. Molto bene. Devo dunque chiedervi di lasciare temporaneamente la stanza. Il passaggio servirà agli ospiti per potersi rinfrescare. Ma certamente. Vi chiedo perdono e fa per oltrepassarvi. Se mi faceste passare andrei di là, nel salotto, in libreria. Ho ancora molte storie da leggere.
Il mio nome Madame è Gertruda, comunque, è un piacere conoscervi. Piacere mio, nostro. Io sono Krastos, un dragonide. Ecco. Ti guarda. Sei bellissimo. E si avvicina a Grazie. te. Si avvicina a te, Krastos. Ti guarda le scaglie della tua pelle da dragonide. Non avevo mai visto una cosa così. Prima d'ora. Le tue scaglie. Allunga una mano ad accarezzarti, quasi involontariamente, non ti chiede neanche il permesso. Wow, sei stupendo. Scintillante. Ma potremmo parlare, magari, da soli? Fa per riprendersi come se fosse attratta dallo scintillio delle tue scaglie. Certo. Certo, chiude il libro. Tum. Sono di là. Non occupiamo questa stanza tutti quanti. Prego, di qua. Ti Comunque Amon accompagno. non ha visto l'immagine di Gertruda. Me la sono salvata. Ah. Ecco perché sei andato via allora. Radin L'ho già fatto. vi segue di nuovo. Anzi no, Maledetto. prima vi... Qualcuno lo segue? Qualcuno segue Radin? Facciamo una cosa alla volta. Sì, ti avevo chiesto dove fosse il bagno. Sì, scusami, ok. Apre la porta Rust ed entra all'interno di quello che è il bagno. Posso seguirlo? Ma perché questa cosa promiscua? Certo, puoi seguirlo. Io mi dovrei fare una doccia. Anche io. Ti mostra il bagno. Scusa, Master. Fondamentalmente Krastos è rimasto da solo con Gertrude perché voleva chiedergli chi era, se si ricordava di sua madre Maria, quindi cercare di capire perché era in quel castello, che la stavano cercando in tutto il paese. Però una doccia se la vuole fare anche lui. Certo. Avrete tutti il momento per farvi il bagno nella vasca. Perfetto. Vedete Rust Feredir, questa sala da bagno. All'estremità del muro sud di questa stanza buia si trovano due arcate a cui sono appese delle tende di raso rosso. Tra esse, al centro della camera, c'è una grande vasca decorata in ferro con piedi artigliati. La vasca è splendidamente pulita. Il fondo della vasca è rosso. Ma rosso dipinto, non Sì, rosso. esatto. Dipinto. Certo, Ok. sì, rosso dipinto. Non era rosso sangue. Bene, Ok. da quel lato, e indica un lato della stanza, ovvero questo, c'è il guardaroba. E dall'altro? Dall'altro c'è una vista splendida. Vediamo. Posso aprire la porta? Sì. E Federico è morto. Apri, Cosa... entri in questa saletta e ti affacci da quella che è una grande vetrata e vedi questo. Io gli chiedo che cos'è questo edificio che vedo qua sotto. Quella è l'imponente cupola della cappella del castello. Non è splendida? Sì, necessiterebbe di qualche lavoro a giudicare dalle finestre rotte. Ebbene, io qui ho terminato. Se volete attendere nella libreria, nello studio, sarebbe quantomeno gradito. Ah, quindi non posso lavarmi adesso visto che ci avete fatto così tanta fretta? Non v'è alcuna fretta, mancano diverse ore prima dell'inizio del ballo di questa notte. Ok. Credo abbiate frainteso la mia intenzione. E se ne va. Beh, noi siamo, mi sa... A seguirlo.
Sì, lo abbiamo seguito, Sì, a quanto pare. lo avete seguito a quanto Sì, pare. sì. Lui rientra qui. C'è un chiacchiericcio di sottofondo. Forse Gertruda ha già iniziato a parlare con Krastos. E Radin, Era quello che speravo. in tutto ciò, si avvicina a questa zona, questa sala, questa parte della sala, e fa un cenno del capo, forzato, e vi saluta e mi dice: buona permanenza, la vostra presenza sarà richiesta fra qualche ora. Quando sarà il caso di mettervi fretta e guarda Rust come a rispondere alla tua domanda, sarete avvisati. Elga arriverà molto presto per servirvi di ciò che vi serve. Servirvi di ciò che vi serve. Grazie, è stato esaustivo. Beh, Io mi avvicino al punto dove, dopo aver guardato, Radin ha fatto quella faccia strana. Cos'è, un affaccio, un balcone, una finestra? una volta. Vorrei capire perché ha fatto quella faccia. Perché ti ha salutato controvoglia. Sì, perché ti ha salutato con Ah, voglia. ok, scusate, no, pensavo si è fatta un'altra roba. Amon fa un Vabbè, cenno io di colgo saluto. l'occasione. Vai, Dani. Dico, Amon fa un cenno di saluto quasi disinteressato e continua a leggere il libro che ha in mano. Colgo l'occasione che sono tutti usciti dal bagno e vado in bagno a lavarmi. Master, una sì, domanda. dimmi. Ho il tempo di fare un riposo breve? Sì. Ok, e allora faccio un riposo breve. Per Ok, spiegare descrivimi cosa Fede, succede. Sì. Fede, per fare quello che dici tu, si chiama trance qualcosa, devi stare 4 ore in meditazione. Non ce le ho 4 ore? No, per dirti, Cioè, perché- con 4 ore di meditazione è come se hai fatto un long rest. Esattamente, perché sono proprio in fin di vita. Cioè, se mi guarda qualcuno muoio. Sì, puoi farlo. Quindi Ok, descrivi un allora- po' la cosa. Sì, io dopo aver visto Radin uscire dalla stanza, aver visto i miei compagni piano piano fare le loro cose, mi avvicino al camino, unico punto che emana un pochino di calore umano, mi butto su quella poltrona e dico: ragazzi, mi stendo un secondino, e cado in una trance profondissima. Strano modo di meditare quel mezzelfo. Feredir, mi fai un tiro salvezza su saggezza. Volevo solo dormire. 7. 7 in totale? No, 17. Ah, ok. Entri in un sonno profondo, in una trance molto profonda. Ti devo chiedere, stai sognando? Penso di sì, visto E quello cosa che è successo. succede in questo sogno? Ho delle visioni strane, tipo di casa mia, quella che prima era casa mia, che ho dovuto abbandonare, ma che sembra ormai un ricordo che si sta quasi sbiadendo, molto lontano, come se fosse passato tantissimo tempo. Comincio a vedere però la nebbia che si avvicina sempre di più in questa foresta, diciamo, che piano piano appunto viene sovrascritta, come si dice? Questa foresta viene sovrapposta appunto a questa nebbia che si fa sempre più pesante, e penso che i miei compagni di viaggio vedano un pochino che mi muovo mentre dormo, o quantomeno ci provo a dormire. All'improvviso la foresta si ricopre di nebbia. Che succede nel tuo sogno? Comincio a correre più lontano possibile da questa nebbia.
Ma Ok. vedo che la mia corsa non so come corro, ma non sortisce alcun riesco a effetto. scappare. Andiamo da Rust, Lucinda, Amon, Krastos, a voi. Io entro in bagno, inizio a riempire la vasca d'acqua e mentre lo faccio mi tiro via lo zaino, inizio a spogliarmi, chiudo la porta a chiave se esiste una chiave e mi faccio pervadere da tutto quello che è successo nelle ultime settimane, soprattutto l'ultimo incontro che abbiamo avuto con Madame Eve e quindi mi faccio trascinare da tutte le emozioni che non mi sono permessa di aver prima e le lascio andare lì immergendomi nella vasca e scoppiando in un pianto. Mi fai un tiro salvezza su saggezza. Meno male che l'ho fatto. 4? Malissimo. Hai fatto 4? Ok, Beh. ti immergi nella vasca dopo averla riempita. I vapori dell'acqua calda si sollevano e riempiono la stanza come la nebbia a Barovia. Non vedi più niente davanti a te, soltanto il vapore. È caldo, accogliente, dolce. Forse per la prima volta dopo tanto tempo riesci a farti un bel bagno caldo. Eppure questa sensazione maledetta di inquietudine mista a paura non ti molla mai. Questa stanza è maledetta. Tu lo puoi sentire, così come è maledetto il padrone di questo posto. Non sei tranquilla per niente e non riesci minimamente a riposare come vorresti. Torno dai ragazzi. Io sto continuando a leggere il libro per cercare di apprendere quanto più possibile sulla famiglia von Zarovich. In realtà il libro verte su tanti argomenti, dalla famiglia von Zarovich alla famiglia di Lisnia, alla famiglia Borizzi, va verso altre sponde e continui a leggere, vedi che va a ritroso di tanti secoli, prima della famiglia di Von Zarovich. della famiglia von Zarovich. Quello che riesce a carpire da questo libro è una storia antica, più di Barovia stessa, quando ancora Barovia non si chiamava nemmeno così, e quando una delle pochissime famiglie all'interno di questo luogo erano sempre i von Zarovich, ma con un nome storpiato. La lettura si fa pesante, noiosa, molto noiosa. Non ce la fai più. Devi cambiare libro. Ok, ripongo il libro e lo metto sul tavolino che c'è proprio di fronte a dove ero seduto io sul divanetto e cerco nella libreria qualcos'altro di più stimolante da leggere. Percezione. Anzi, tu hai percezione passiva. Sì, ho 17. Ok, riesci, tu non hai proprio bisogno di fare percezione. Anzi, rischi di fare peggio. Vedi diversi tomi, diversi libri e diversi titoli molto molto interessanti. Te ne leggo giusto alcuni. Vedi antologia di poesie, bestiario di creature bizzarre, guida ai vini pregiati, libro di araldica, libro di ricette esotiche, libro di strategia militare, romanzo epico, testo eroico, testo storico, testo teologico, tomo dell'alchimista, ma il tuo sguardo si ferma sull'unico libro che secondo te vale la pena prendere: Ravenloft e la sua storia e geografia. Ubidissimo. Lo raccogli, è un tomo enorme. Solo a sfogliarlo, la prima pagina che becchi è quella a mezzo libro e vedi una enorme mappa dove Barovia si trova al centro. Capisci in quell'istante
realizzi Ravenloft è più grande di quanto possa immaginare, quanto tu possa immaginare. E Barovia, la valle di Barovia, è solo uno dei vari luoghi dell'intera Ravenloft. Ok. Ne Iniziato leggi, dove... ne leggi alcuni. Inizi Sì. a leggere. a Prima di iniziare a leggere, se mi è consentito, tiro fuori il mio taccuino, il consueto taccuino che ho da presso, e cerco di ricopiare alla bene meglio la mappa che ho appena visto. Ok. Quindi suppongo che mi prenderò, non lo so, 5 minuti per Ti prendi farla. più di 5 minuti, ti servirà molto tempo. Ok. Leggi luoghi di cui i nomi non avevi mai sentito prima. Leggi Darkon, leggi Kartakas, leggi Mordent. Sono tutti luoghi, tutte valli, tutte regioni, tutti domini. Leggi Borca, leggi Dementlio e inizi a orientarti seguendo la mappa che ti è rappresentata sul libro. Krastos. Benissimo, Duck. Signorina, allora lo sa che tanta gente la sta cercando il paese? Duck. Ti fa un sorriso mentre col libro sulla mano passa uno sguardo tra te e il libro. È indecisa se fissare te o fissare il libro, ma tu sei molto più affascinante. Mi stanno cercando. Scintillante. È scintillante. E di grazia chi mi starebbe cercando? Tua madre in primis. Quella povera pazza. Oh, cielo. Vi prego, cavaliere dalla pelle scintillante. Stavo così bene qualche minuto fa. Dovete riempire la mia testa e le mie ore con queste notizie così frivole? Ah, ho capito. Quindi, scusami, Rust, volevo chiedere alla signorina se è qua di tua spontanea volontà. Ma pare di sì. certamente. Ovvio. Mi fai un tiro su intelligenza, semplicemente intelligenza, caratteristica. Ovviamente la discussione mi attira in qualche modo e mi sono avvicinato mentre stavano parlando. Quanto hai fatto? Scusami, non ho visto. 13. Ricordi qualcosa di rilevante, abbastanza rilevante. Da quello che hai sentito dai tuoi compagni, sai che Mary, la madre, avesse affermato che Gertruda fosse più giovane. Lei ha 15 anni. Sua figlia ha 15 anni? Ha 15 anni. Sembra così piccola. A volte E dimentico da quanto tempo è quanto che è non... cresciuta. Da quanto tempo è che non la vedi più? Non la vedi? Non la vedi? Chi? Chi non vedi? Gertruda. Gertruda, mia figlia. È andata via la settimana scorsa. Non la vedo più da una settimana. Avesse affermato che sua figlia avesse tipo 15 anni o giù di lì. La ragazza che hai davanti a te ha più di 20 anni. Ok. Oh, capito, Duck, di grazia. Che bella signorina, allora. Bene, grazie. Grazie, Ciao. grazie mille. Madama... Da quant'è che è qua? No, da troppo poco tempo. Spero di rimanere molto più tempo. Ma sarà una decimana più o meno.
Rust, dicevi? Credo, Madama Gertruda, credo che lei in realtà sia qui da un po' più tempo, però mi sembra compiaciuta di essere qui, sembra che sia qui in realtà e che voglia stare qui soprattutto. Non ha mai pensato di avvertire a Barovia della sua presenza qui o non lo ritiene neanche necessario, cioè ha deciso di sua spontanea volontà di, sembra, abbandonare la sua vita e tutto ciò che era il suo passato per stare qui. Chiude il libro. Tum. Lo poggia sulle gambe. Ma certamente che non avrei mai avvisato nessuno. Chi pensate che potessi avvisare? Quella pazza di mia madre? Voi non sapete nulla di me, a quanto pare. L'avete incontrata? Ma cosa vi avrà detto mai? Che siete sparita da un momento all'altro, Sì. che c'è un intero paese che vi cerca ormai da tanto tempo, perché quando l'ho incontrata vostra madre mi ha riferito che avevate 15 anni quando siete andate via, quando siete sparita, e non so quanti anni avete adesso, ma penso sia passato un po' Non di si, tempo. non si chiede l'età a una donna, dovreste saperlo, mastro. Nano, no, ma- dovreste essere un nano voi, non è vero? Sì, certo, Sì, siete un infatti. nano sicuramente, l'ho letto su uno dei miei libri. Siete davvero caruccio. E comunque, per tornare alla vostra domanda, no, non sarà più di una decimana che ho lasciato casa mia. Non più di così, non più di tanto. Quella pazza di mia madre è sclerotica. Pensa che io abbia ancora 15 anni, ma ve lo immaginate? E fa così con le mani. Vi sembrano delle tette da quindicenne questa? Ma che cazzo? Amon allunga la mano, ma poi si ricorda che non ce l'ha. No, non lo sono. Guardatele bene. E fa così. Non le mostra tutte, mostra soltanto una parte del seno, fa per gonfiarlo. Non ho 15 Va bene, anni. signorina, ho capito, ma lei dovrebbe anche capire che sua madre ha un problema neurologico. Non so se La cosa non mi riguarda minimamente. Quella matta mi ha rinchiuso in casa per tutta la mia vita. Secondo voi che cosa avrei dovuto fare? Rimanere lì? Ancora per altri 20 anni? La sua No, mente è ha rimasta fatto bene, ferma. secondo me. La sua mente è rimasta ferma ai miei 15 anni di età. L'unica cosa che ricordo di quella casa è la finestra e ciò che guardavo oltre la finestra. No, ti dico, hai ragione, Dax. Secondo me hai fatto bene. Ah. Visto che te la sei goduta. Perché però sei venuta proprio qua in questo castello, Dax? Sarebbe gradito che mi deste del voi. Signorina, mi scusi. Voi perché Scusate. siete venuti? Scusatemi, voi perché siete venuti in questo castello? Allora proprio in questo castello potevate andare ovunque. È vastissimo. Ovunque non sarebbe stato certo qui. E questo è il luogo in cui volevo andare. Quante storie ho sentito sul conte. È davvero un uomo affascinante. Avevo la brama di incontrarlo. E le mie aspettative non sono state deluse neanche un pochino. Non vedo l'ora di Questo vivere mi qui fa in questo, piacere. in questo castello per tutta la mia vita. E anche oltre. Oltre la mia vita, sì. A che prezzo, se posso chiedere, Dax? Oh, un prezzo effimero. Io non ho fatto altro a chi che... importa. Ah, a chi vuoi che importi? A chi volete che importi? Appunto. A te non importa d'altresì, Dax, però capisco il tuo pensiero. Fai bene, se è la tua scelta, Dax, fai bene. Che ti devo dire? Grazie, sapevo che mi avreste compreso. Amon sente questo chiacchiericcio e chiede che cosa intende? Scusami, Lucio, vai tu, scusa. Vai, tranquillo. No, non avevo capito che volessi parlare, vai. Da un pezzo. Quando ho detto che era stata rinchiusa da sua madre per tutta la vita, mi volevo intromettere e chiederle: secondo voi per quale motivo siete stata rinchiusa
per tutto quel tempo da vostra madre, e a parte questo sono stato a casa vostra e ho visto i disegni che avete fatto guardando dalla finestra della quale parlate. E soprattutto di chi, cioè conosco chi disegnavate soprattutto. Neanche li ricordo quegli schizzi orrendi. A chi vi riferite? Alla stessa persona rassomigliante alla bambola che aveva vostra madre a casa. Ero talmente Irina. piccola. Irina. Oh sì, la figlia del borgomastro, la figlia adottiva. Sì, ricordo Irina, una gradevole ragazza. L'ho incontrata una volta forse, o due, non so. La preferita del conte. Sono io la preferita del conte. Chi ha messo in giro delle voci come quelle che mi state riportando adesso in questo momento? Questo non può essere vero. Chi vi ha a detto una Barovia- cosa simile? Credo si pensi questo a Barovia. Ah, è questo che si pensa. E si risistema un po' l'abito. La farò vedere a tutti. Non è lei no. la preferita del conte? Ma andava Gertruda, se posso. Cosa intendeva per oltre la vita? Oh, ma è ovvio. Non vedo l'ora che lui tenda il suo abbraccio immortale su di me e mi faccia sua completamente. Cosa spera di diventare? Quello che il tempo non può distruggere. La nuova Tatiana per caso? Quel nome mi è antipatico da prima che arrivassi qui. L'avevo sentito già quando ero a casa mia. Ma sembra ossessionato da quel nome. Gli farò cambiare idea e brucerò quel quadro che vedete sul camino. Non appena sarà il mio momento. Questo posto e tutto ciò che lo riguarda sarà mio. A proposito, visto che vi interessa così tanto mia madre, sappiate che l'ho fatta convocare. Così potrete Sarà qui parlare. con noi? Beh, non so quando, ma il A conte... cena? Oh, non credo che quella lurida di mia madre possa presentarsi ad una cena di gala con il conte. Ne dubito seriamente. Sarebbe quantomeno deludente, non credete? E ti guarda, Krastos. Non sei in un piatto, forse. Non sei in Va un bene. piatto. Molto ben detto. Cosa fate di mestiere, messere? Vedo un'armatura scintillante. Va bene. Sono un paladino. Oh! Si avvicina a te. Quatta quatta. Senti Lemma, senti lo strisciare del suo corpo sulla poltrona mentre si avvicina. Cos'è questo verso che fate? Deck. Perché lo fate? E parte la mascella, Deck. Si schiocca la mascella. È un problema che ho tra le scaglie. È parlare la vostra lingua, Deck. Curioso. Sono affascinato da tutti voi. Non sembra che... Cosa sarebbe quello lì? E indica Feredir. Sia molto interessato alla nostra conversazione. Oh cielo, ma è ferito! Oh cielo! È solo un bel morto in realtà. Tu lo puoi curare? Non penso. Io però sì, lo posso curare. E mi avvicino. Vogliate, signorina, scusarmi e parlare con i miei arditi compagni un secondo? Vado a dare una mano Ok, Giro al mio questo- compagno. Krastos, se faccio deck, come parli bene? Deck, grazie, sì, è stata la fretta di scappare, Deck. Madama Gertruda, Grazie. perché non vi avvicinate al nostro compagno ferito? Magari
giusto per dargli Preferi- meglio un'occhiata, Oh cielo, visto che siete così tanto incuriosite. si avvicina subito. Preferire di no, vabbè. Vede... Cosa vede? Raccontaci la scena. Signorina, le do del voi. Sto cercando di sanare le ferite del mio compagno con delle erbe magiche che ho nel mio zaino e una discreta conoscenza del primo pronto soccorso, Deck. Oh, io credevo... Qua c'è. Io credevo usaste qualche incantesimo di luce o qualcosa del genere. Sì, anche quello prima. Cosa hai fatto? Giusto in outgame, hai usato benedizione? Cosa hai fatto? Imposizione delle mani? Sì, benedizione di imposizione delle mani, metto le mani su di lui, effettivamente c'ha proprio ragione la signorina Arguta. In poche parole, Deck, trasferisco l'energia vitale di una persona, in questo caso la mia, a una persona a cui la voglio cedere. Per Quando farla stare meglio, poni Deck. le mani su Feredir, senti che ti manca l'energia per l'incantesimo. O meglio dire, è come se Pelor ti avesse completamente abbandonato e il tuo incantesimo non sortisce alcun effetto. Porca miseria, Deck, il posto è troppo buio anche per Pelor, Deck. Oh, Signorina. rimane un po' delusa, visibilmente delusa, e va a sedersi di nuovo sulla poltrona. Chi vuole parlare? Amon, cosa leggi? Nel libro sulla storia e la geografia di Ravenloft. E ti assicuro, amico gnomo, Gnagno. Gnagno, che è più grande di quanto tu possa minimamente immaginare. Vuoi dire che c'è qualcosa oltre questo? E metto la cartina sul tavolino vicino a lui. Gli mostro lo schizzo che stavo facendo, penso che sia quasi ultimato, e gli dico: vedi quello che tu mi stai mostrando? È solo una parte di questo. E ti mostra una mappa abbozzata dove Barovia risiede al centro ed è chiaramente il cuore di questa mappa. In proporzione, secondo lo schizzo di Amon, la mappa risulta veramente enorme. Se quello che ho disegnato è corretto, Irina non è sicuramente Irina, e vi prego, nominatela il meno possibile, è sempre meno al sicuro, anche fuori dal castello di dal territorio di Barovia. Quindi le convinzioni di Ismark in realtà verranno ben presto smentite se mai dovessimo vederlo, e significa che non ha molto senso, se non minimamente, allontanarsi dal castello per avere un'influenza minore di quello che è. Suppongo che, visto che Irina è la sua principale attenzione, nonché suppongo anche la sua figliastra, se avesse davvero perduto la possibilità di controllarla al di fuori della città di Barovia, non l'avrebbe mai fatto uscire. Figliastra, dici? Supposizioni mie. Cioè figlia, non figliastra. Ha il tempo per spiegarmi questa cosa? C'è questa sua supposizione? Posso chiederglielo oppure volevi continuare, Master? No, vai. Ma ovviamente mi avvicino e abbasso il tono della voce. In che senso? Da quello che abbiamo capito ad oggi sembra che lui in realtà voglia sposarla a Irina, piuttosto che... Non so se sposarla è un modo per celare il suo reale interesse. A me questa cosa che è la figlia adottiva del Borgomastro, che è identica a Lady Tatiana, che è moglie principale di Strahd, hai presente il rasoio di Occam? Molte volte è la cosa più logica, il più semplice, anche la più corretta. È una mia supposizione. Ok, anche se non conosco questo Yokkam. Il rasoio di Occam Ok.
Rasoio di Occam ti dice che nel momento in cui tu devi supporre qualcosa, la cosa più banale e semplice è anche quella corretta. Sì, out, in realtà sì, certo che lo conosco, però è che là dentro Ok, diciamo che... scusa, non avevo capito. Però sì, sicuramente da tenere a mente questa cosa, un'ottima intuizione. Poi probabilmente è tutta sbagliata perché la reputo anche abbastanza banale, però In tutto questo Gertruda vi sta ascoltando. Vorrei passare a Feder di Re a Lucinda, ma Gertruda è incuriosita e vi chiede subito cosa c'entrerebbe Irina Coliana con tutta questa storia. E forse per il fatto che assomiglia a quella lì? E indica il quadro con lo sguardo. Perché Dac, sento perché? delle parole di stizza e di invidia in voi? Perché sono sicura che c'entra il conte. E tutto ciò che c'entra il conte riguarda anche me. E voglio Perché saperlo. voi chi siete per il conte? Spero di essere l'unica delle sue consorti, l'unica che meriti davvero di stare al suo fianco. Dopo tutto quello che ho passato nella mia vita, me lo merito. la interrompe e gli dico perdonami, mi perdoni Gertrude, ma reputo che questa lettura che sto facendo sia molto più interessante di lei. E ritorno alla mia lettura. Non ti risponde, ti fa un gesto di stizza. Lucinda, il tuo tiro salvezza è stato molto molto basso. Sei nella vasca da bagno, le tue sensazioni sono inquiete. Ti trovi esattamente qui dentro. I vapori dell'acqua ti inondano. Cerchi di chiudere gli occhi per riposare, non ci riesci. L'acqua inizia a ribollire davanti a te, ma non come se fosse un geyser o come se stesse ribollendo dell'acqua, appunto. È come se ci fossero dei grumi che stanno ribollendo davanti a te. L'acqua diventa di un colore scarlatto, rubino, si increspa, riempie completamente la vasca da bagno, esce fuori dalla vasca, inizia a colare da tutti i lati. Ti agiti, ti metti sulla vasca a ridosso della stessa, in attesa di qualcosa che sta per accadere. Cosa fai? C'è un tappo dell'acqua della vasca, lo tolgo e nel toglierlo cerco di uscire proprio dalla vasca e di aggrappare un asciugamano, qualcosa per coprirmi istintivamente. Togli il tappo e vedi che l'acqua continua a sgorgare ancora di più, ancora più velocemente. Esci dalla vasca, prendi un asciugamano o qualcosa, ti copri, ma arrivi a terra. Sei spaventata. Provi a chiedere aiuto e ti manca la voce. All'improvviso senti delle voci. Una voce femminile. Qualcosa sta uscendo dalla vasca. Il corpo di una donna. E ti guarda. Sei bellissima. Vieni da me. La guardo e le dico, ho paura, vai via. Chi sei? Sono Verusca. Fa così col gesto della mano e vedi che il suo braccio nudo è pieno di morsi, di singole coppie di morsi provocate da buchi, provocate probabilmente da canini, molto in profondità, lungo tutto il braccio e poi sul collo, sul corpo, sul seno, anche sulle guance della donna. Ha uno sguardo vitreo verso di te. Aiutami. Scivolo sul marmo
indietreggiando, impaurita, e quando arrivo alla porta del bagno d'entrata inizio con la poca forza che ho a battere la porta sperando che qualcuno mi senta. Non E continuo riesci a dirmi, urlare, "Vai via". batti fortissimo sulla porta. Voi tutti sentite che qualcuno sta battendo alla porta del bagno. Beh, Aiutami! ci precipitiamo, no? Vi precipitate, la porta sembra chiusa in quel momento. La donna fa per uscire dalla vasca da bagno, protende anche l'altro braccio e vedi che l'altro braccio ha dei segni molto più profondi. Sono dei segni che vanno da parte a parte lungo il braccio, come se si fosse autolesionata, come se si fosse tagliata. Ti La prego. guardo e provo un attimo di empatia e le dico: cosa vuoi? Cosa posso fare? Sembri morta. Che vuoi? Esce dalla vasca, striscia verso di te in mezzo a una pozza di sangue color rubino. Si sporca di sangue tutto il corpo. Si avvicina a te protendendo la mano, non riesce più a muoversi, come se il pavimento la stesse trattenendo. E dice: lui mi ha uccisa. Lui voleva uccidermi e poi mi ha uccisa. Il conte ti ha uccisa. E urla fortissimo. Non posso fare niente. La guardo disperata e continuo a dirle: non posso fare niente, ti prego, lasciami. Ti lasciami. prego. Boom, la porta si apre. Chi entra per primo? Io. Rust. Lucinda è a terra, coperta da un accappatoio, seminuda. A terra l'acqua della vasca ha strabordato ovunque. Ed è acqua. Sì. Beh, chiedo immediatamente a Lucinda che sta succedendo. Non- Guardandomi attorno, diciamo, in cerca di un nemico, apparentemente, visto i rumori che ho sentito. Ho detto: dov'è? Chi è? Metto qua, Non riesco a essere razionale, sono troppo sotto shock e quindi continuo a guardare la vasca e a dire: è andata via, e quasi mi viene da vomitare per la scena del sangue, di tutto E vomiti. quel corpo. Rigurgiti qualcosa, forse bile. Rust, vedi il corpo di Lucinda che si contrae dallo sforzo del vomitare questa bile, grumi che escono dalla sua bocca. Beh, intanto urlo agli altri di chiamare Radin immediatamente. E poi mi avvicino a lei per vedere se effettivamente è ferita o c'è qualcosa che non va, visto che la vedo contorcersi in questo modo. Non è ferita. No, ovviamente la mia impressione, vedendo la terra che si contorce, le chiedo se sta bene, che cosa è successo, continuo a chiederle, cerco un attimo di calmarla, sento se è fredda, se c'è qualcosa che non va effettivamente, se sta scottando per via di una febbre, non saprei. Niente del genere. È solo tremolante, impaurita. È presa da brevi convulsioni. Ok, allora decido di coprirla, diciamo, con l'accappatoio, o se c'è qualcosa di se è scoperta, la copro e decido di prenderla in braccio per portarla dall'altra parte. Mentre la vicino al raccogli, camino. sei costretto ad avvicinarti a lei e il tuo sguardo passa involontariamente alla tua sinistra e vedi quello che sembra essere un grande guardaroba. All'interno dello stesso, adesso dalle immagini lo vedi vuoto, ma all'interno ci sono tantissimi abiti dalla fattura pregiata e in fondo c'è uno scaffale pieno di maschere. Ma al momento non ti interessa, chiaramente. Ok, la noto sicuramente questa cosa, ma diciamo il mio pensiero è su Lucinda e sul fatto che sembra non stare bene.
A me sembra comunque che abbia qualcosa, che sia malata, e questa è la mia impressione vedendola in questo modo, quindi cerco magari di portarla dall'altra parte alla libreria e di metterla, magari di stenderla vicino al camino sulla poltrona libera di fronte a Faradir. La porti nella libreria. Anzi, meglio nella stanza da letto, immagino. Ma sì, a sto punto sì, visto che è la cosa, potevo metterla, diciamo, al caldo, tra virgolette. Oh cielo, magari... che succede? Povera figlia. Si avvicina. Tutto bene. Non so, l'ho trovata a terra, quindi non so che cosa è successo, non sta riuscendo a spiegarmi. Quindi... Quando vedo Gertruda e mi rendo conto che è un'altra femmina, mi metto ad urlare ancora più presa di panico. Oh cielo, oh, cosa posso fare? Cosa posso fare? Che succede in quel bagno di solito? Indico il bagno. C'è qualcosa che succede lì dentro? O In quel bagno? non so. Ma no, non succede niente lì dentro. La guardo e cercando, probabilmente, io sono convinta di urlare ma non ci riesco, incasinando le parole, la guardo e le dico: bugiarda, io l'ho vista, era piena di sangue, mi chiedeva di aiutarla. Ho capito, Chi? ho capito. Verusca. Verusca era piena di sangue. La Chi è prende, Verusca? un po' presa dalla compassione verso la povera Lucinda, e la appoggia sul letto. Le mette una mano sulla fronte. Oh, stai tranquilla, cara. Non preoccuparti, non può farti niente. Non può farmi niente. A quelle parole mi risveglio, la guardo, le prendo il braccio e le dico: ci aveva detto che eravamo al sicuro, noi eravamo al sicuro, come fai a dirmi che non può farmi niente? Cosa mi ha appena fatto? Bugiarda. Si avvicina a te, comprensiva in volto. Non ti ha ferita, non può toccarti. Mi intrometto, e noi dovremmo lavarci lì dentro. Per forza, a quanto pare. Oh beh, temo di sì, ma credo che i più coraggiosi tra voi non subiranno alcun danno, neanche psicologico, e qualora doveste vederla, fate finta di nulla. È solo un fantasma, una presenza che permea questo bagno, questo luogo. È una donna che non ha accettato le lusinghe del conte e si è uccisa. Una povera ignara del grande destino che il conte aveva previsto per lei. Non riesco a sentire queste parole pronunciate da lei, e visto che siamo vicine, perché la stavo tenendo, distinto, non so se la prendo, ma distinto le tiro uno schiaffo e le dico: come ti permetti? E tu Come saresti osi? una donna. Tu come osi? Questo è imperdonabile. Lo dirò direttamente a Radin. Non andrete a Digli quella cena quello che stanotte. vuoi. Oh, assurdo. E se ne va. E io che mi ero pure preoccupata per questa stupida. E chiude la porta. Boom. Vi lascia soli. Meglio, perché partiva la rissa. Caspita, adesso sembri stare meglio dopo questa sfogata, Deck. È di una maleducazione indecente quella donna. Donna, non è neanche una donna. Aveva delle orecchie a punta disgustose. Ma che razza di creature siete? Non siete degni di stare in questo castello, non siete degni di vedere il conte. Già, a tal proposito, non doveva andare lei in qualche stanza, Deck? Proprio così, cerco di lasciarla brusca, cioè in modo freddo però netto. Mi metto accanto a Faradir e cerco di connettermi, di entrare di nuovo nel piano astrale in cui si è catapultato Krastos durante la meditazione in chiesa.
Perché è sembrato stranissimo a Krastos che non è riuscito ad utilizzare una sua abilità divina. Cioè, si è Mi preoccupato. fai un tiro salvezza su saggezza, per favore. Superato. In tutto questo marasma, Gertruda, mentre tu ti metti sul divano a riposare, Gertruda si indispettisce e dice: Non adesso immagino. basta, io vado via, vado direttamente da Radin a riferirgli quello che è successo, voi fate un po' come volete. Pum, e chiude la Dopo- porta. Vaffanculo. Krastos, ti ci Yeah. vuole un po', entri in un stato di trance molto lentamente e molto difficilmente, ma quello che ti aiuta è il crepitio del fuoco, che ti aiuta a concentrarti. Non vedi null'altro che buio. Il buio si trasforma in fumo nero e il fumo nero si trasforma in nebbia. Tutto intorno a te. Sei da solo al centro del nulla e intorno a te solo nebbia. Il tuo Come dio sospe- ti ha abbandonato. Feredir, ti svegli. È stata lunga per te, ma ti svegli. Riposo breve. No, per te è long rest, quindi Sì. riprendi le tue forze. Bella. Io mi sveglio ancora intontito e rincoglionito. Mi alzo e cerco di capire dove mi trovo. Comincio a vedere le scaglie di Krastos che mi sembrano qualcosa di familiare. Un attimino metto a fuoco tutto il resto e non faccio parola a nessuno, né del mio incubo né di ciò che ho visto durante questo sogno. questa Krastos è apparizione. accanto a te e sta meditando, ma è palesemente inquieto. Io lo smuovo un pochino, facendo attenzione a non svegliarlo, però. Non sono sonnambulo. Si è svegliato, Come? si è ripreso. Krastos, ti Sì. svegli davanti a te, c'è Feredir. Può fare Molto di vicino fa- alla faccia. Dak, Molto cosa vicino ci alla fai qua? faccia. Stavi male? Dak, è successa una cosa stranissima. Cosa è successo? Ho cercato di meditare per trovare la forza di curarti e invece il signor oscuro, Dak, penso era lui. Non me l'ha voluto dire il suo nome. Poi se n'è andato. Dice che non c'è speranza, ma la Perché troverò per io tutti? una speranza. Non importa, se rimaniamo qua siamo morti, Dak. No, io invece ho dormito benissimo. Assolutamente. Perfetto, mi fa piacere, Dak. E gli altri Almeno. dove sono? In bagno, farsi il bagno suppongo. C'era un gran casino, si è fatta... ha avuto un attacco Lucinda in bagno, quindi magari stai attento in bagno. E andiamo da Ah, andiamo. Lucinda Andiamo in e bagno. Rust. E prima però faccio parlare Amon, che sta aspettando da un po'. Voi intanto raggiungete Rust e Lucinda. Guarda che in bagno c'è una copia di Rastellusinda comunque. Ah già. Cioè, Amon, Siamo in tre. Sì? Che guardoni che siamo. dimmi. Minchia, davvero. No, niente, io semplicemente, Amon semplicemente è entrato dentro al bagno, ha tolto i suoi abiti, ha tolto la protesi, trovato la vasca da bagno, suppongo ancora piena, e ci si è fiondato dentro. Semplicemente. Mi fai un tiro salvezza su saggezza. Subito. Su saggezza. Che non li possiamo fare mai su carisma, che sono potentissimo.
Beh, anche saggezza mi va bene. 18. Superato. Ti fai un bel bagno caldo. Quello che noti, intanto, anche tu, long rest, eventualmente. Quello che noti è che ci sono due porte alla tua destra e alla tua sinistra, e poi ce n'è un'altra proprio qui davanti Sì. che non avevi visto la prima volta che hai incrociato il bagno. Puoi supporre dove conduce. Sì, dalla pianta della casa immagino che porti perché si vede alla stessa sala dove c'era il banchetto pronto. La cosa ti incuriosisce. Forse non hai dato bene un'occhiata alla sala da pranzo del conte. E ovviamente mi ci Esci vado dall'acqua, subito. è tutto nudo. Sì, Vai in sala... No, è una bella scena in realtà. Vai in sì, sala sì, da pranzo. tutto nudo. Vado in sala da pranzo. Vedi che la sala è come l'hai lasciata, è molto impolverata. Al centro della tavola c'è questa grande torta cadente e dall'altra parte, a ridosso di un angolo, vicino a un candelabro con delle candele accese che sono sfrigolanti, c'è un'arpa in legno tarsiato, ben decorata. Mi ricorda per caso l'arpa che c'era nella casa No. infestata o non c'entra niente? Ok. Però sono attratto dallo strumento musicale, ovviamente. Sì. Quindi mi avvicino e la sfioro con la mano. Con la mano destra. Inizi a sfiorarla, fai per suonarla e fa un suono magnifico. Le corde sono tese così bene da riuscire a rendere il suono pulitissimo come nessun altro strumento aveva mai fatto durante tutta la tua vita. Devi suonare quest'arpa. E mi lascio trasportare da questa sensazione. Tiro su carisma, intrattenere, performance. CD Performance. 15. Tutto questo comunque senza vestiti. Sì, è una scena bellissima, è una scena bellissima. 15, perfetto. Intanto mentre suoni, vedi che del sangue sta colando dalle corde, ma non proviene dalle tue dita. Le corde sono tesissime, ma sono fatte di budello. Suoni Ovviamente. benissimo. Tutti voi, nell'altra stanza, sentite questa bellissima melodia. Suoni così bene che la stanza si raffredda per un attimo e alle tue spalle senti una risatina. Sei bravo! Mi volto nella direzione della voce, però continuo a suonare. Quasi a voler scrutare chi Vedi? c'era da dire. Un ometto basso sopra la tavola da pranzo, vestito da giullare con una piccola campanella sulla tintinnante all'estremità del cappello. Ti guarda, la pelle è molto chiara. Ah, scusate, pensavo che te l'avessi già Ok, mostrato. adesso Ok. Che incubo. È Alle bellissimo. sue spalle vedi delle figure evanescenti, urlanti senza voce. Ti guarda, inclina un po' il capo. Perché mi hai evocato dall'oltretomba? Sit. Chi sei? Oh, sono Piddlewick. Piddlewick. Il Sono stato giullare io? di corte, sono il giullare di corte. E mi stai dicendo che sono stato io ad invocarti? E certo. Hai suonato così bene, non ho potuto resistere. Quindi il tuo spirito in qualche modo è collegato con l'arpa e con l'intrattenimento all'interno della casa. Salta giù, Castello, scusami. salta giù dal tavolo. Ti guarda affascinato. Continua.
continua a suonare, voglio danzare. Con piacere, ma in cambio tu risponderai ad alcune mie domande. Mm. Suona. Io continuo a suonare. Mi fai una prova di performance. Subito. La CD è più bassa. Performance, eccola qua. Ah, speriamo che ce la faccia. Tirato? No, No. A 10. Oh, perfetta. Perfetta. Anche infatti perché la vedevo rotolare però non spuntava nella chat. Che culo. E inizia a danzare, preso da un'euforia malata. Oh, la tua musica è tanto bella quanto inquietante. Sei abituato ormai a strumenti con i quali suoni questa musica leggiadra ma inquietante allo stesso tempo. E lui è inebriato e balla e danza. Il conte sarebbe piaciuto. Cos'altro piacerebbe al conte? Ah, che domande. Non lo so. Non ne ho idea. Perdonami, mi hai detto che eri il giullare di corte, quindi pensavo sapessi, avessi esperienza del modo di intrattenere il conte. Ma di sicuro questa musica mi sarebbe gradita. Le mie battute quanto- non gli piacevano tantissimo. Da quanto tempo non sei più qui? Oh. In forma carnale, dico. Si ferma. Non lo ricordo più ormai. Da quando quel farabutto marmocchio mi ha buttato giù dalle scale. Marmocchio? Mm. A chi ti riferisci? A Piddlewick II. Ovviamente. Lui mi ha spinto giù per le scale. Quindi c'è un tuo sostituto? Sostituto? Non sarà mai in grado di sostituirmi quel costrutto malefico. È stato fatto con degli ingranaggi di un orologio. Io invece sono quello originale. E tu invece come sei stato fatto? E io sono Piddlewick. Sono nato già così. Già sei nato così. E com'è che sei arrivato qua? Ah, non lo ricordo. Ah, credo che prima abitassi dai Borca. Sì, Dai credo Borca. dai Borca. Ah, Dai sì, Borca. adesso lo ricordo. Ivana Gorizzi mi chiamava sempre. E poi ho vissuto anche a Dementrium. Però durante il carosello delle maschere la mia presenza non era così gradita. E quindi la madama rossa, Madama Saidra Zoneir, mi ha mandato direttamente qui. Madama Rossa. E quanto tempo fa sei stato qui? Perdonami, e continua a suonare per incitarlo. No, sono stato qui per secoli. Da che ricordo io. Vedi che è talmente matto che potrebbe dirti delle cifre a caso. Capito. Ma per curiosità, quando tu sei arrivato qui, il conte Strad era ancora insieme alla compagnia della sua Tatiana? Sì, Tatiana, una bellissima donna. Ah, chissà che fine ha fatto. E Oh, oltre a Tatiana, adesso lo chi c'era? ricordo. Oh, spiacevole. Cosa è successo? Mm. Meglio non fare queste domande, sai? Se il conte Hai ragione. ascoltasse. Hai ragione, scusami. E insieme a Tatiana e il conte c'era qualcuno del nucleo familiare? Qualcun altro? Vabbè, da che ricordo il giovane Sergei era sempre lì nei paraggi. Sergei, che sarebbe il fratello di Strad. Certo, il fratello. Ma chi siete voi? Quante domande? Suonate, suonate? Io sono Pickerwill III. Che cosa? Mi fai una prova di carisma, ingannare. Di ingannare, sì, che sarebbe Deception, giusto? Sì. Bomba. Quanto ho fatto? È incredibile, non mi assomigli per niente, eppure sembri così vero. Sei bravissimo comunque, il tuo talento è da premiare. Sono contento che qualcuno come te faccia le mie veci. Grazie caro, grazie. E un'ultima domanda, c'era per caso prole, altro tipo di parentela all'interno del castello? Tu sappia? Scusa, non ho capito, io non ho capito la domanda. C'era per caso altra forma di parentela all'interno del castello con Strad, quindi figli, prole, parenti vicini No, lontani? il castello veniva solo frequentato da Re Barov, la moglie era Venonia, poi ogni tanto venivano, sì, il conte e suo fratello, Tatiana, e qualcun altro.
Benissimo, sentita questa Ah, cosa, sì, ora che ricordo. Ah, Ivan di Lisnia veniva spesso, sì. Ivan di Lisnia. E chi sarebbe questo Ivan di Lisnia? Ah, un uomo un po' bizzarro, un uomo strano. Ah, Era un già, potente? già ai tempi era molto malato. Chissà quanto tempo è passato? Quanto tempo è passato? Ma circa 2 ore, 2 ore e mezza. Oh, 2 ore e mezza da quando sono morto? Credevo molto di più. Oh, il tempo dell'aldilà non passa mai. Ma quale aldilà? Io sono sempre stato di qua. Oh, Va bene, sentito questo ultimo delirio, interrompo la musica di botto e dico basta, mi hai tediato abbastanza, torno a farmi il mio bagno. sei stato talmente bravo che devo dirti dove si trova il mio tesoro. Vuoi saperlo? Sono tutto orecchio, Il non tuo lo vedi? talento è Guarda. da premiare? Da premiare? Soprattutto se fai le mie veci. Hai detto qualcosa di straordinario. Ciò che hai detto mi ha aperto la mente e io voglio offrirti il mio tesoro. Differentemente ascolto. non l'avrei fatto. Altri mi hanno invocato, nessuno mi ha detto quello che mi hai detto tu. Vuoi saperlo? Ti ascolto. Il tesoro, il mio tesoro, si trova nella mia cripta, nella mia tomba. Giù nelle cripte di questo castello, cerca la mia tomba e troverai il tuo tesoro. Grazie, sei stato gentilissimo. Adesso per favore smamma che devo tornare nel mio bagno. E scompare. E io me ne torno di nuovo a farmi il bagno. Me rimetto in ordine la qua. Tanto si accorgeranno sicuro che ci sono stato lì perché ci sarà una sedia bagnata. Puoi entrare nella stanza Esatto. direttamente da qui. Ok. Madonna che inquietante sto Allora. Pedal Week. Vabbè, vi faccio ruolare l'ultimo slot di roll e vado alla conclusione, prego. Qua davvero sembriamo non aver controllo di niente e dovremmo stare davvero attentissimi, Deck. Mi Beh, giro, guardo Krastos e in maniera molto seria gli dico: ecco, mi sembra proprio che tu abbia ragione. Non abbiamo il controllo di niente, non ci possiamo neanche fidare. Ma questo, diciamo, l'abbiamo capito giusto un paio di ore dopo essere arrivati in questa terra, giusto? Ricordate tutti quello che abbiamo All'inizio. vissuto per più e più volte all'ingresso di questo villaggio, quindi diciamo che la cosa migliore credo in questo caso sia trovare semplicemente la strada giusta che ci porti a ciò che lui voglia venga fatto. In questo modo avremo meno problemi possibili. Ovviamente non è possibile che non avremo problemi, ma probabilmente ne eviteremo molti altri e indesiderati soprattutto. Piuttosto stai un po' meglio, mi giro, mi avvicino verso Lucinda, mi avvicino al letto, le chiedo se sta meglio, se si è calmata, se c'è qualcosa. Dall'altra stanza senti Amon urlarti: ma quindi tu sei venuto qua per fare quello che lui vuole? Ma la porta è chiusa, tu non mi senti. Mica è una porta, non è che è insonorizzata, a parte che ho le orecchie da elfo. Ci sta. E gli rispondo, Io in tutto questo e gli rispondo: beh, mi sembra che tu stai facendo la stessa cosa in questo momento. Ti ho detto di lavarti e sei dentro la vasca. Ma lavarmi è sempre stato un diletto per me, mi conosci? Io in questo momento mi giro verso da entrambe le direzioni e dico: ma mi spiegate che cazzo è successo? Guardo Ferir e gli rispondo di scatto: cos'è successo? È successo che qualcuno ci ha detto andatevi a lavare, con fare molto determinato, come se non potessimo andare al suo ballo tanto d'élite senza poterci lavare. E una volta che sono entrata nella vasca da bagno non mi sono più sentita al sicuro. Ho visto una donna morente chiedermi aiuto, perdere litri di sangue e io non poter far niente. E sono certa al 100% che il proprietario di questa dimora sa benissimo che costei sta dentro quella vasca da bagno. Nel frattempo Quindi- Amon si è vestito e sta uscendo per raggiungere gli altri.
direi che qui i patti sono un po' strani. Il fatto è... mi sembra che Gertrude però ti abbia detto chi fosse Verusca. Ma non è il punto Dac. di chi fosse Verusca. A noi era Il stato fatto- detto che se fossimo stati nelle stanze che ci avevano indicato saremmo stati al sicuro. Io non mi sono sentita al sicuro. Non è che perché non vengo aggredita fisicamente, allora mi possono dilaniare il cervello. Cos'è questa, una prova? Beh, Tac, ragazzi, hai stiamo- ragione su questo, ma siamo qua, può capitare più che altro. Ci dovremmo, penso, prendere il callo che se spostiamo un quadro... Esatto, siamo dopo tutto sempre nella residenza del conte. Che cosa Ragazzi, ci aspettavamo? il bagno è libero, chi vuole usarlo. Lucinda, come stai? Amon, io apprezzo loro che giustificano molto il conte, tutto quello che sta Non lo dietro giustifico. al castello. Non lo sto giustificando, però... No, lo sto giustificando. Oh, vaffanculo, sì, è stato bruttissimo. Crastos, prenditi e entra dentro quel bagno. Vai a fare un vado. bagno e sembra quello che è successo a me. E dimmi che non avrai un minimo di paura. Vado e spero che farò... che mi impressionerò tantissimo a farmi un bagno. Ok, Krastos, Perfetto, fammi l'acqua un è calda, tiro di percezione. Sì, sì, percepiamo. Sagatina. Non vedi nulla di sospetto all'interno della stanza. L'acqua ha strabordato chiaramente lungo tutto il pavimento e ti sta inzuppando i piedi. L'unica cosa curiosa che noti all'interno della stanza è il guardaroba con i vestiti e delle grosse opulente maschere. Qui. Duck, penso che queste le dovremmo prendere dopo per prepararci. A parte questo, Ma non c'è null'altro. Le tue sensazioni rimangono Sto parlando a inquiete. voce alta. Le tue sensazioni rimangono scusa. inquiete. Ma quello che ti diceva Lucinda, di quello che ti diceva Lucinda non c'è traccia. C'è stata un'impressione di Lucinda, Duck. Sempre parlando a voce alta. Si inizia a spogliare, appoggia con cura l'armatura, lo scudo, la lancia all'armadio, sempre con molta cura, e poi si va a fare un bagno e si butta dentro la vasca da bagno, spero bollente, se non è bollente gli do un colpo di fuoco magico, L'acqua è che i tiepida. dragoni amano l'acqua calda. L'acqua è tiepida. Entri nella vasca, l'acqua straborda dalla vasca. Perfetto, Mi fai un tiro prendo salvezza su saggezza con vantaggio. abilità o saving throw? Tiro salvezza, saving throw. Che culo. non so. Avevo fatto uno. Entri nella vasca, vedi che l'acqua dopo un po' inizia a ribollire, ma nulla più di questo. Chi stanno cucinando? Niente, cerco il sapone, lo strofino sulle scaglie ruvide. Ok. Questo sapone non è fatto per dragonidi. Inizia a lavarti. Sì. Niente, mi sciacquo per bene sotto ogni scaglia, esco dalla tipo dal taschino dello scudo e c'ho com'è uno spazzolino per scaglie, no? E lucido le mie scaglie. Un po' Perfetto. di carta E vetrata. poi Lucinda, e poi me ne esco. prima che torni Krastos, Lucinda, non senti assolutamente niente dal bagno, sembra tutto a posto. Guardo i ragazzi e gli dico, beh, quindi Sarà morto. che idea vi siete fatti? Siamo qui per un ballo in maschera per di più. Potremmo pure celare i nostri volti, forse. Vabbè, che presumo che Strad saprà sempre chi è chi.
però magari potrebbe esserci qualche invitato interessante. Esatto. Teniamo a mente che saremo comunque disarmati. Noi. Tum, Forse tum, l'unica tum, sarei tu. tum, tum. Bussano alla porta. Scusate, la porta è chiusa. Bussano alla porta. Tum, tum, tum. Amon, vai a vedere chi è. Di padrone. Bussano alla porta. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ah, minchia, stavo cercando di spostare il mio personaggio da Twitch. Sì? Salve. Ah, una giovane donna vestita, curata, con abiti da cameriera e un vassoio con dei calici con un liquido ambrato all'interno. Ha il capo chino. Non osa sollevare lo sguardo minimamente su Amon. Ha un'aria remissiva e la voce sottile. È un piacere, sono Elga Ruvak. Sono qui per servirvi. Elga, non ci incischi. Entri. Elga entra all'interno della stanza. Vi ho portato qualcosa da bere, come richiesto Tutti dal c'hanno un bicchiere. ciambellano. Ah, ecco. Che prendo il vassoio con i calici che ha portato e distribuisco i bicchieri ai miei compagni. Vedo che ne avanza uno perché quello di Krastos, cioè Krastos è dentro. Lo porgo ad Elga e dico: bevi con noi. Ma l'ho detto, il mio vuol dire. Elga mette Ti darò il mio. il vassoio davanti al petto e, tenendo lo sguardo basso, fa cenno di no col capo. Abbraccio il vassoio Guardo- e fa cenno di no. Va bene, Guardo non voglio, Elga, guardo non voglio Elga e gli metterti in dico, difficoltà. appunto, non vogliamo metterti in difficoltà, ma io non mi fido molto di quello che ci hai portato. Per cortesia, bevi con noi così che poi possiamo bere anche noi. Elga capisce la situazione. Fa un sospiro. Allunga la mano verso il bicchiere porto da Amon. Lo prende. Ne beve un sorso. Amon controlla che stia bevendo veramente. Lo beve davvero e te lo restituisce. A questo Grazie, punto Elga. prendo il bicchiere che lei mi ha dato e bevo il resto. Lo bevi ed è buonissimo. È del vino o comunque qualcosa di simile. Molto molto buono. Senti il profumo dell'uva, del mosto con cui è stato fatto questo vino. È fruttato, è leggermente frizzantino. Elga vi guarda sommessamente, solleva levemente lo sguardo e dice: avete 3 ore di tempo, dovrete cambiarvi, prepararvi e indossare le maschere. Sarete attesi nella sala delle udienze. Vi accompagnerò io stessa. Va Grazie. bene. Ci vediamo tra 3 ore. Grazie del vino. Per favore, un po' meno remissiva che mi metti ansia. Elga, senza risponderti, senza voltarti le spalle, esce dalla stanza e chiude la porta. Vi guardo e dico: ora vorrei capire come dovremmo regolarci su quante sono 3 ore in questo posto, però direi Allora. di muoverci. Verrà lei. Io ti dico questo. Tu sei stata dentro la vasca da bagno il tempo che quella ha fatto un long rest, che sono 4 ore, quindi tu sei stata 4 ore dentro la vasca da bagno, dopodiché almeno io ci sarò stato un'altra oretta e mezza. Ora gli altri devono fare tutto in 3 ore. Vabbè, ci dobbiamo lavare Già in mi due. sono Vabbè, lavato e io- sono uscito. Vabbè, tu ti sei Io fatto il poi- bidet. Che? Oh, minchia, ma 2 secondi ci sei stato. I dragonidi si lucidano velocemente, poi le scaglie. Quindi è tornato sì. sorriso. Hanno Tornato passato la vestito cera bene. anche sullo scudo. Sì, guarda, mi è sono tornato vestito, felice. ovviamente. Il bagno si sa che rinvigorisce. Passano 3 ore. E non vi siete lavati. Poi passano 3 ore. Passano 3 ore. Come siete vestiti? Mi sarei voluto lavare in quelle 3 ore comunque. Ti sei lavato? Vi siete Ah, ok. tutti lavati? Un abito che ricorda un cigno, classici abiti veneziani del carnevale, quindi grosse piume che
escono e una maschera che mi copre gli occhi di pizzo nero, ma nell'abito, quando cercavo gli abiti da donna e probabilmente mi rendevo conto che erano tutti, come dire, molto succinti, e per mostrare le grazie femminili cerco quello col quale mi posso coprire di più, quindi la mantella più larga, con più bottoni, quasi a non voler mostrare niente. Rust? Beh, se ci sono delle calzature all'interno del guardaroba pure, cerco quelle che in qualche modo mi facciano sembrare più alto di quello che sono realmente. Interessante. Non so se ho trovato dei vestiti, anche perché probabilmente i vestiti che ci sono non sono della mia taglia, quindi non so neanche se sembro tipo un pinguino fondamentalmente, quindi cerco un attimo qualcosa che possa camuffarmi allo stesso modo. Difficilmente posso camuffare la mia forma, perché comunque essendo un nano, avendo la barba e tutto il resto, difficilmente posso camuffarmi, però se fosse possibile cerco una maschera che mi copra interamente il volto e che sia di colore dorato. Dorato hai detto? Sì. Feredir, come sei vestito? Io vorrei trovare degli abiti che somiglino il più possibile a quelli del... aspetta, l'aiutante di prima che ci ha portato alle stanze, come si chiama? Radin. Sì, esattamente. E ovviamente però devo scegliere anche una maschera, un qualcosa che nasconda sicuramente il mio volto e il più possibile anche le orecchie. Quindi comunque un vestito piuttosto elegante, con diciamo doppio petto, color sul viola, diciamo, sul violetto. Krastos, come sei vestito? Il paladino molto eccentrico cerca un vestito sempre dorato, fantastico, vuole sembrare un principino. E la maschera? Molto scicchettoso. E la maschera è esigua anche perché il suo muso così pronunciato non gli permette di avere una maschera, e quindi c'ha soltanto degli occhialetti a forma di pipistrello. Metti dei baffi finti a manubrio. Oppure no. Oppure? Le maschere a pipistrello, no? Sì, ho capito più o meno quello che vuoi dire. La forma. Quella che tieni con lo stecchino che magari tieni- sugli occhi e basta. Sì. Amon. Col bastone, molto... pure il bastone c'hai? Certo, molto signorile, no? Di classe. C'è tutto, stiamoci alla moda baroviana, no? Perfetto. Amon, tu come sei vestito invece? Allora, io ho dei pantaloni a quadretti rossi molto simili al mio pigiama, che però si concludono alla fine con delle fasce sulla parte delle caviglie. Poi ho una benda sulla cintola. Sopra la cintola ho una sorta di camicia bianca con un gilet. Sopra una giacca di tight. Hai presente quella tipo con la coda? Tipo Ok. a maggiordomo. Sopra la giacca c'è una sopravveste quasi a ricordare le piume di un volatile, perché la maschera che ho scelto è la maschera del gufo. Ok. Scendete, raggiungete di nuovo l'ingresso e questa volta salite le grandi scale di marmo da cui all'inizio avete visto Radin. Ok. Superate le grandi scale di marmo e raggiungete la sala delle udienze. C'è una finestra rotta da cui vedete entrare del vento gelido e della nebbia a tratti. La sala, la vedete chiaramente vuota qui, ma è piena di persone. Non c'è musica attualmente,
al centro della stanza c'è un trono vuoto. Il pavimento in marmo riflette il passaggio delle persone che stanno camminando, aggirandosi all'interno di questa stanza. Sono tutti ben vestiti e tutti in maschera. Vi metto sulla mappa. L'unico che riconoscete, gli unici che riconoscete sono Gertruda qui e Radin qui, proprio davanti al trono. Notate che il trono è rivolto di spalle rispetto alla presenza degli ospiti. Queste persone non le avete mai viste. Sono tutti mascherati, questo sì, ma c'è qualcosa che vi disturba. Non capite da dove vengono, non sono di Barovia, assolutamente. Gli ospiti forse sì, ma gli estranei, che chiaramente definireste forestieri, no. Gertruda vi vede e si avvicina. Oh, ciao! Finalmente! Salve Gertrude, è un piacere rivederla, che bel vestito. Grazie, grazie mille. Lucinda, signorina Lucinda, è un piacere vedervi. Non la guardo e mi allontano, mi avvicino alla finestra. Vedete che Radin si è posto davanti al trono, batte il bastone. Tum. Prima che inizino le danze, lasciate che vi presenti gli ospiti d'onore della serata. E tutti applaudono, con degli applausi molto delicati, molto intensi. Tra gli ospiti vedete che ci sono delle presenze meccaniche, sembrano dei costrutti ma non lo sono, sembrano umanizzati. Altri invece sono ammantati e la loro pelle è ricoperta da tatuaggi d'oro. Altri hanno la pelle completamente bianca, le loro proporzioni sono stupendamente auree, perfette. Altri invece sono mascherati, i loro abiti sono nobiliari, ma con un'attenta e arguta osservazione potreste vedere che i loro abiti sono logori. Una donna elfo è imbruttita dal tempo e da qualche maledizione oscura. Una armatura è piena di topi, sta uscendo un topo in ogni dove, in ogni anfratto dell'armatura grezza e logora. Vi presento Alcio Baron Metus dal Darkon, baia di Martira nella costa frastagliata. Ed entra questa donna che è molto mascolina. La sua maschera sembra un tutt'uno col viso, tant'è che quando sorride sembra che la maschera stessa stia ridendo. Si porta al centro della sala, davanti a Radin, e poi si sposta. Sentite un brusio, un applauso leggerissimo. Come hai detto che si chiama, scusami? Alcio Baron Metus. Vi presento Dercalus Rex, accompagnato da Cardinna Atrasas, l'arcimago mistico dell'Ordine Eterno. E vedete questo individuo particolare, sembra un non morto, ma ha qualcosa di più. Negli occhi brilla una luce di vita, è bardato da questa copertura, da questo abbigliamento nobile e trasandato, e quando cammina si trascina e fa dei versi tipici di un non morto. A braccetto le si avvicina l'elfa, lo prende a braccetto e dice: da questa parte, maestro, da questa parte.
Sentite un brusio, un applauso. Vi presento Archon Lucas. Vedete quest'uomo di colore con le treccine, una maschera da lupo. Da Armonia, Cartacas, il dominio dei sogni annebbiati. Non c'è alcun applauso. Lui suona il suo liuto, il suo violino, e si mette accanto agli altri. Vi presento Aslik da Aslan, dominio condannato dalla magia. Vedete quest'uomo rasato, completamente spoglio di qualsiasi tipo di bardamento o sciccheria, ha soltanto questo bastone da cui fuoriesce una sorta di fumo dorato, e la sua maschera è dorata ed è adesa alla pelle. Si mette insieme agli altri, accanto agli altri. Vi presento Ivan di Lisnia, dalla tenuta di Lisnia, da Borca, il dominio di desiderio e inganno. Vedete entrare all'interno della stanza una sorta di sedia lunga, una sdraio, con dei piedi da ragno che scricchiolano mentre cammina. È un uomo molto anziano. La sedia va verso il trono, con lui sopra, ovviamente. Vi presento Ivana Borizzi, dalla tenuta dei Borizzi, Borca, dominio di desiderio e inganno, accompagnata da Nostalia Romain, la sua Ermondenung personale. E vedete questa bellissima donna in abiti scuri, una maschera fine in pizzo, un collare di vegetazione, di fiori e robe varie. Ha un profumo addosso e se lo spruzza ogni tanto mentre cammina. Vi presento Jacqueline Renier da Richemont, Port Amusot, il dominio di malattie e tormento e dei topi mannari. Una bellissima donna vestita di rosso con una maschera rossa scarlatto e un topino sulla spalla che squittisce. Vi presento Madame Talisveri Eris dal Darkon, il Aluk, distretto della Regia Corona. Vedete questa donna? Praticamente la sua maschera è il suo trucco, non ha occhi. Le porzioni di trucco che sono vuote mostrano il nulla, e il suo vestito è lungo, una grossa gonna molto ampia che finisce alle caviglie, e poi le scarpe bianche, ma tra la gonna e le scarpe non c'è niente, non ci sono caviglie, non ci sono gambe. È come se il suo trucco fosse la sua faccia. Vi presento la regina Xie Chang da Ikat, torre di Ping On, il dominio intrappolato nel sogno. Una donna bellissima, matura, dai tratti orientali, vestita d'azzurro e dorato. Un altro applauso segue, crepitante. Vi presento Wilfred Godfroy da Mordent, il dominio infestato. Un uomo anziano, ricurvo su se stesso, non degna lo sguardo di nessuno. Va direttamente verso Radin. Sembra borbottare qualcosa,
e ogni tanto fare un gesto sulla sua testa, come uno scatto, un tic. Nessuno applaude. Vi presento Saidra Doneir, dalla tenuta Doneir a Dementriu, il dominio di decadente illusione. Un fumo nero entra nella stanza che vi inonda tutti e si compatta in una dama rossa con una maschera dal naso oblungo. Sentite la sua risata. Tutti applaudono. A un certo punto alcuni degli ospiti, quelli con gli abiti nobiliari ma alla vista logori, si avvicinano a lei. Bravissima, bravissima. C'è qualche impostore qui? Dov'è la musica? Saidra si avvicina a Radin. Signori, vogliate applaudire all'ingresso del mio maestro? Dinanzi a voi il conte Strad Funzarovic. Le porte si spalancano da un'altra parte della sala, una parte della sala che non avevate notato. Boom! Non esce nessuno da lì. Dalla finestra rotta venite inondati da una miriade di pipistrelli che svolazzano sopra le vostre teste. Vanno a circondare chiunque, poi si compattano sopra il trono, si uniscono a formare la sagoma di una persona che non vedete. A un certo punto riuscite a vedere queste spalle enormi, un mantello con le punte molto affilate, ripiegate su se stesse, il capo chino in avanti, i capelli raccolti all'indietro. Si alza dal trono, si volta verso di voi, scroscianti applausi, e vedete il conte dinanzi a voi e tutti: bravo, bravo, bravo. Fine sessione. Guardalo che draculesco. Vabbè, ha fatto l'entrata in scena quella figa.